La collettività è sempre stata al centro della mia pratica, sia come modalità di lavoro che come contenuto. Ho sempre voluto esplorare nuove possibilità di creare collettivamente, di condividere il momento creativo con altre persone. Questo ovviamente ha a che fare molto anche con il mio background. Vengo da studi di musica classica, suonavo in orchestra il violino e poi dallo studio, oltre dell'arte, del cinema. Ho frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e mi sono specializzata in direzione della fotografia e camera. Ancora una volta mi trovavo in un ambiente, in un environment pieno di altre individualità che però tutte insieme raccontavano la stessa storia, rispettando, cosa che nella partecipazione io trovo sia fondamentale, le individualità dei singoli. This is the sound of one voice. This is the sound of voices too. E oltre alla parte metodologica, quindi mettere insieme le persone, creare questi laboratori, finalizzati poi a opere più diverse, perché essendo multidisciplinare ovviamente lavoro con tanti media, dal tessile alla performance, al collage, alle luminarie, queste grandi installazioni luminose. Ecco, tutte queste cose sono la restituzione finale di processi a volte anche molto lunghi, dove si esplora insieme ai partecipanti stessi nuove modalità di coesione, di coesistenza, ma soprattutto di creazione condivisa. Qui ci troviamo nel mio studio, che è nella mia casa, ed è sempre stato così, per scelta ormai da più di 20 anni, ho sempre voluto lavorare nello stesso posto dove vivevo. E qui è dove lavoro principalmente sulle opere bidimensionali, quindi sui collage, sui disegni e sulle rare pitture che eseguo. Sicuramente il mio studio in maniera metaforica è la strada, dove lavoro con migliaia di persone. Però c'è bisogno, proprio perché è così forte la dimensione collettiva, poi di una dimensione più privata, di riflessione. Io ho un grandissimo amore per Tintoretto, per Bassano, per Bellini, la pittura veneta italiana, ma come del resto anche i mosaici, le miniature persiane, l'oro, la presenza dell'oro che è un elemento che anche io utilizzo moltissimo. Oltre ad aprire degli spazi quasi mistici, quasi sacri, è innanzitutto poesia. Ecco, questi sono i disegni che poi vengono stampati sui fogli foderati di foglia oro. Quindi viene prima disegnato a mano e poi viene fotografato in altissima qualità e poi stampato con una tecnica di stampa diretta sulla superficie oro. E da lì poi si aggiungono tutti gli elementi, le silhouette, la vegetazione delle comunità con le quali lavoro, i partecipanti delle performance o comunque degli incontri e dei workshop e poi ovviamente le frasi, i testi che si condividono con le persone. E io ho un catalogo enorme di tutte queste esperienze e me le porto sui collage. La luce è da sempre stata uno degli strumenti più poetici, anche di coesione sociale. Con le luminarie, per esempio, le installazioni luminose, i neon che creo, c'è la celebrazione proprio della comunità, l'idea della festa intesa in senso politico, in senso estremamente carnevalesco, goliardico, ma anche sociale. Ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'Inda. E quindi in questa dimensione corale c'è un recupero anche della tradizione che è molto significativo per me. La tradizione intesa come un potente attivatore di dinamiche qui ed ora. È per questo che mi interessano le luminarie del Sud Italia. Io sono cresciuta nel Sud e ho partecipato non solo a feste dove c'erano queste grandi strutture effimere e temporanee, ma anche a processioni, a rituali collettivi, e il mio lavoro ha molto a che fare con questo. Da qui quindi l'interesse di lavorare con maestranze locali in ogni comunità dove mi trovo, con artigiani, con famiglie che si tramandano dei saperi e che in realtà alcuni stanno anche scomparendo. La luminaria We Rise by Lifting Others, realizzata nel 2023 in occasione del Noor Festival a Riyadh curato da Jérôme Sans, verrà ripresentata durante Art Basel Unlimited in una sua nuova versione
con nuove frasi e con degli interventi anche sul colore. È una luminaria di grandissimo formato, che ovviamente ha un senso importantissimo per la celebrazione della comunità. È un'architettura effimera che non copre il paesaggio architettonico e naturale delle location nelle quali viene installata, ma interagisce con esse. Scrive come un livello successivo di narrazione. Le frasi contenute sono "We rise by lifting others", ci eleviamo sollevando gli altri, una citazione del pensatore americano Robert Ingersoll, e la seconda "I contain multitudes", io contengo moltitudini, di Walt Whitman. Entrambe le frasi sono state citate numerose volte in diversi workshop e incontri che ho avuto con centinaia di migliaia di persone nelle varie comunità. Sono parole energetiche proprio perché risuonavano in alcune comunità, hanno avuto una valenza per alcune comunità e vengono portate ad altre nuove. In questo modo si crea quasi un fil rouge tra persone geograficamente, culturalmente, socialmente lontanissime, ma che sono unite tutte da una creazione condivisa, corale, che in un momento dato ha funzionato come un laboratorio di emancipazione. Essere un trailblazer, cercare di scavare proprio delle vie che non sono state percorse da altri, ma che vuoi lasciare ad altre persone, ha a che fare anche molto con il mercato. Io ho voluto fortemente che una pratica come la mia fosse accettata, collezionata e vivesse nel mercato, perché questo segnava un prima e un dopo, una grande differenza. Una pratica come la mia, che si basa su milioni di voci, perché ormai dal 2006 ad oggi sono più di 8 milioni e mezzo di persone quelle con cui ho lavorato, quindi è tantissima vita, più di una nazione praticamente. Ecco, allora tutte queste persone con la loro credibilità e la loro dignità soprattutto avevano ed hanno diritto di essere in opere d'arte, di fare opere d'arte che possano essere collezionate. Questa è stata la grandissima sfida della mia vita. Che tutto questo diventasse collezionabile, che fosse storicizzato, perché è quello che fanno anche i collezionisti, perché creano uno storytelling che poi rimane per sempre.